Ciao amici, buonasera a tutti. Oggi preparo delle cozze ripiene. Faccio questa ricetta molto semplice con pane ammollato, pane casereccio ammollato, aglio, prezzemolo, un po' di formaggio e un uovo. Quindi un ripieno molto semplice. Di cozze ripiene, ricette di cozze ripiene, ce n'è un'infinità. Quindi ognuno avrà la sua versione. Questa è una delle versioni che faccio io, ce ne sono anche altre, magari in futuro ne riproporrò altre. Intanto questa è la più semplice, quella che di solito faccio perché è la più veloce. Delle cozze uso le più grossette, quando le acquistate ovviamente ce ne sono più grosse e ce ne sono anche un pochettino più piccole o qualcuna rotta. Ecco, quelle là io le faccio aprire in padella, poi il frutto lo trito e lo metto insieme all'impasto e che andrà all'interno della cozza stessa. Quindi vi consiglio di seguire la ricetta, farmi sapere che cosa ne pensate e poi ci vediamo più tardi per l'assaggio. Il tutto ovviamente va cotto in una salsa di pomodoro semplice con aglio, niente di più. Intanto io continuo con il pane e ci vediamo più tardi. Per la farcia è meglio utilizzare un pane casereccio. Io in questo caso il pane lo faccio in casa e quindi uso il mio. Comunque si può usare tranquillamente un pane di qualità che trovate in commercio. Dell'acqua, semplice acqua, per farlo ammorbidire. Quindi adesso lo lascio in ammollo per un po'. Nel mentre che ammorbidisce procedo una padella con un fondo d'olio e metto le cozze da aprire, quelle che avevo precedentemente scartato, perché più piccole o perché magari presentavano una rottura nel guscio. Aglio, prezzemolo e copro. Aspetto qualche minuto, ecco qua, sono belle aperte e quindi adesso le posso levare e far raffreddare un attimo. Ecco qua, il pane si è ben ammorbidito, lo strizzo per bene e lo metto in una bowl, in un contenitore per impastarlo con gli altri ingredienti. Ecco perché è importante utilizzare un pane di qualità in modo così che non si sfaldi ma che tenga sempre una consistenza importante. Adesso sguscio le cozze e mi recupero i frutti. Questi poi verranno tritati e messi in mezzo alla farcia. Recupero anche il fondino che filtrerò, così anche questo lo userò come insaporitore, perché poi sappiamo benissimo che l'acqua delle cozze insaporisce per bene, quindi anche questo non si spreca ma si filtra e poi lo metterò nel sughetto. Adesso le cozze le trito per bene e quindi comincio a metterle nel condimento, nella farcia. Ecco qua. Quindi tutte le cozze che avevo aperto in padella precedentemente verranno tritate e messe nella farcia per insaporire ancora di più il ripieno della cozza. Adesso, una volta tritato tutto, do una pulitina al tagliere e comincio a unire gli altri ingredienti. Un po' di formaggio grattugiato, le quantità sono un po' a sentimento perché dipende molto dalle stagionature, se sono formaggi un po' saporiti, meno saporiti, poi darò delle indicazioni in descrizione. Uno spicchio d'aglio schiacciato, anche questo molto a sentimento perché chi non tollera l'aglio può anche non metterlo oppure metterne solamente una puntina. Un po' di prezzemolo nella farcia, ecco, e poi un uovo per legare un po' di più. L'uovo lo stesso lo condisco con un pizzico di sale, di pepe e poi con una forchetta comincio ad amalgamare il tutto per ottenere una farcia morbida ma consistente. Allora è chiaro che il grado di consistenza dipende moltissimo dal pane, dall'uovo, dalla quantità
dall'umidità più che altro degli ingredienti, quindi la tocco, si tocca e si vede quanto è più o meno consistente. Nel caso in cui fosse troppo morbida, come in questo caso vedete, allora si aggiunge un po' di pane grattugiato, e nel caso in cui si aggiunga ulteriore pane grattugiato, magari anche un ulteriore pizzico di formaggio grattugiato. E la scelta del formaggio ovviamente dipende dai gusti. Se si mette un pecorino è abbastanza saporito, altrimenti si può usare anche un altro tipo di formaggio, ma questo è veramente a discrezione. Io preferisco il saporito e quindi ci metto un pecorino non eccessivamente piccante. Comunque, adesso, ottenuta la fascia della consistenza giusta, proprio si deve staccare dalle mani, apro una cozza a metà, metto una polpettina di farcia all'interno e poi un giro di filo di cotone, possibilmente non sintetico ma di cotone, ecco qua. E quindi senza legarla, basta semplicemente fare dei giri in modo da tenerla chiusa, per tenerla chiusa in cottura e non farla aprire. Quindi si apre la cozza a metà in questo modo, utilizzando ovviamente un coltellino o un apricozze, aprimittili, insomma quello che volete. Ecco qua, si mette la polpetta all'interno e poi si chiude la cozza semplicemente con un giro di filo di cotone, né più e né meno. È un'operazione un pochettino lunga, ci vuole un po' di pazienza, ma poi veramente ne vale la pena. Ecco qua. Nel caso in cui si metta un pochettino più di farcia all'interno della cozza, come faccio in questo caso, non c'è problema, basta chiuderla e poi si tira via. Quindi anche se dovesse essere un po' più piena non succede niente, non deve essere proprio preciso al grammo l'interno. Ecco qua di nuovo e poi via, si chiude e si sistema. Vedete qua un po' trasborda, ma non succede assolutamente niente, e poi vedremo anche il perché. Bene, una volta fatto questo, riempite tutte le cozze, una padella capiente per farcele stare bene, un bel fondo di olio extravergine d'oliva e lo spicchio d'aglio schiacciato in camicia. Poi una bella bottiglia di salsa di pomodoro, possibilmente anche questa di qualità. Ecco, un po' di acqua, del prezzemolino e poi aggiungo il sughetto delle cozze che avevo filtrato precedentemente per dare ancora più gusto. Comunque è probabile che necessiti anche di un ulteriore pizzico di sale. Questo è molto a discrezione e quindi all'assaggio. Io in ogni caso, avendo assaggiato il sughetto, ho deciso di aggiungerne non tanto ma un pizzichino. Ecco qua. Poi un ulteriore ingrediente che aggiungo nel sugo è il resto della farcia, perché potrebbe rimanere un po' di farcia, e quindi a questo punto la unisco all'interno del sughetto, creando anche un po' di densità. Ecco qua, quella che è rimasta è una sorta di dado di insaporimento, e quindi la aggiungo al sughetto. Una volta che ho ottenuto la densità giusta, perché nelle cozze c'è ancora del liquido, quindi occorre che il sugo sia un po' denso. Adesso, per cuocere le cozze, una volta disposte bene, metterò il coperchio e ci vorranno 5 minuti, 6 minuti di ebollizione, non di più, il tanto per fermare, rassodare il ripieno che c'hanno all'interno. Ecco qua, una girata e quasi ci siamo. Perfetto. E adesso saremo pronti per gustare questa meraviglia. Adesso vado a prepararmi il piatto. Ecco qua, metto un po' di pane carasau sotto
Guardate che spettacolo, una meraviglia. Adesso assaggio. Tolgo il filo. Guardate come rimane. È stravanata. È stravanata. Il pane con questo sugo è spaziale. Sì. Apriamone un'altra. Occhio perché qua il sugo con le macchie nelle maglie. Guardate com'è. Uno spettacolo. Beh, alla prossima ricetta. Troppo buona, sono veramente buone.